Per il 70° compleanno di sua suocera Gigliola, Marzia non comprò né gioielli né viaggi. Scelse qualcosa di molto più potente. Un regalo invisibile, studiato con precisione chirurgica, per colpirla dritto al cuore. Ciao, sono Rossana e ti voglio raccontare del disagio che Marzia ha dovuto sopportare per anni ogni volta che Gigliola metteva piede in casa sua. Trasformava tutto in un'ispezione, un granello di polvere, uguale fallimento, un giocattolo fuori posto, uguale incompetenza. E lei, per anni, aveva incassato in silenzio. Fino a quel giorno. La vita di Marzia è una specie di giocoleria continua, un equilibrio precario tra due mondi che si scontrano ogni singolo giorno. È un'illustratrice di libri per l'infanzia e il suo ufficio è un angolo del loro salotto. La sua scrivania è un'isola di caos creativo in un oceano di vita familiare. Pennelli, acquerelli, bozzetti sparsi che convivono con una torre di Lego a cui manca la cima e un libro di fiabe aperto sull'ultima pagina. Lavora da casa per scelta. Una scelta che le permette di non perdersi un sorriso di sua figlia Emma, di andarla a prendere a scuola senza timbrare il cartellino e di gestire un'influenza improvvisa senza chiedere permessi. Ma questa libertà ha un prezzo. Il confine tra lavoro e vita privata è quasi inesistente. La casa non è solo il loro nido, è anche il suo studio. E in questo nido, ogni tanto, regna un disordine che lei preferisce chiamare vita. Suo marito, Luca, la capisce, o almeno ci prova. Vede la passione che mette nei suoi disegni, vede la stanchezza sul suo viso a fine giornata, una giornata passata tra scadenze, editori e contemporaneamente una bambina di 5 anni che vuole giocare e ha bisogno della sua mamma. Luca è un uomo buono, ma è anche uno che scappa dai conflitti. Specialmente da un conflitto, quello tra sua moglie e sua madre, Gigliola. Gigliola viene da un'altra epoca. Per lei la casa è lo specchio dell'anima di una donna. E quella di Marzia, ai suoi occhi, doveva sembrare un'anima parecchio incasinata. Non capiva, o forse faceva comodo non capire, che il lavoro di Marzia richiede tempo e creatività, che la sua testa è piena di personaggi e storie da disegnare. Per lei, una donna che lavora da casa non lavora sul serio. È semplicemente una che sta a casa e che quindi dovrebbe avere tutto il tempo del mondo per lucidare i pavimenti e stirare le tovaglie. Ogni sua visita seguiva lo stesso copione, un bacio veloce e poi il suo sguardo, affilato come un bisturi, che scansionava la stanza. Il dito passato di nascosto sulla mensola, il commento velenoso sulla pila di disegni di Emma sul tavolo. Il sospiro di disappunto vedendo le scarpe non perfettamente allineate all'ingresso. All'inizio Marzia cercò di resistere. Incassava in silenzio, sfoderava un sorriso amaro e appena Gigliola usciva dalla porta si lanciava in sessioni di pulizia folle, come per scacciare via quel senso di inadeguatezza che le lasciava addosso. Provò a parlarne con Luca, ma lui minimizzava sempre. «Mamma è fatta così, non lo fa con cattiveria», le diceva. È il suo modo di dimostrare che ci tiene. Ma quello non era affetto, era giudizio. Un giudizio costante che, goccia dopo goccia, stava distruggendo la sua autostima. Si ricorda un pomeriggio in particolare, qualche mese prima del compleanno di Gigliola. Ovviamente era passata senza avvisare. Marzia era immersa nella consegna di alcune tavole importanti, con un pennello tra i capelli e gli occhi fissi sul foglio. Emma giocava tranquilla sul tappeto. Gigliola entrò, elegante e perfetta come sempre, appoggiò la sua borsa firmata sulla poltrona e la prima cosa che disse fu: «Marzia, cara, ma non ti senti un po' soffocata da tutto questo disordine? Come fai a concentrarti?» Non le chiese come stava o a cosa stesse lavorando. No, il suo unico pensiero era la superficie delle cose. Quella volta però non si limitò a un commento. Con la scusa di darle una mano, iniziò a riordinare. Piegò la coperta sul divano con una precisione chirurgica, raccolse i giochi di Emma e li mise in un cesto, poi aprì il frigo. «Vedo che non hai fatto la spesa. Se vuoi domani passo io al mercato, ti prendo un po' di verdura fresca. E magari un detersivo come si deve, questo che usi non mi sembra granché». Marzia si sentì umiliata, derubata del suo ruolo a casa sua.
il suo caos creativo, la sua spesa, il suo modo di essere madre e professionista, tutto bocciato con un sorrisetto di sufficienza. Cercò lo sguardo di Luca, che nel frattempo era rientrato, sperando in un aiuto, ma lui si era già nascosto dietro lo schermo del telefono, fingendo un'emergenza di lavoro. In quel momento si sentì tremendamente sola. Il punto di rottura arrivò durante una cena di famiglia, un mese dopo. Erano a casa di Gigliola. Argenteria brillante, bicchieri di cristallo allineati al millimetro, una tovaglia così bianca da accecare. A cena, il cugino di Gigliola, un uomo simpatico, le chiese del suo lavoro. Marzia stava raccontando con entusiasmo di un nuovo libro che stava illustrando, quando Gigliola la interruppe. Sì, sì, molto carino questo passatempo che hai, disse, rivolgendosi al cugino. Almeno si tiene impegnata. Ma non è un vero lavoro, è ovvio. È un hobby. L'importante è che la casa sia in ordine e la bambina seguita. Quello è il vero lavoro di una madre. La forchetta le si bloccò a mezz'aria. Il sangue le si gelò. Passatempo. Hobby. Aveva sminuito la sua professione, la sua passione, il suo lavoro, davanti a tutti, riducendolo a un capriccio. E tutto per ribadire il suo punto. Il suo unico valore era essere una brava casalinga. Marzia guardò Emma, seduta accanto a lei, che la fissava con i suoi occhioni, e sentì una rabbia fredda e lucida montarle dentro. Non era più solo una cosa tra lei e sua suocera. Stava insegnando a sua figlia che il lavoro di una donna, la sua indipendenza, non contano nulla. Stava superando un limite che non poteva più ignorare. Quella sera decise che basta. La sua pazienza era finita. Era ora di darle una lezione. Una lezione che non parlava di polvere, ma di rispetto. L'occasione perfetta arrivò quasi subito, il 70° compleanno di Gigliola. Tutta la famiglia voleva organizzare una grande festa al ristorante, ma Luca, forse per il senso di colpa, propose: «Perché non facciamo un pranzo più intimo da noi? Solo la famiglia stretta. Mamma apprezzerebbe». All'inizio l'idea la terrorizzò. Aprire le porte di casa sua al giudizio della suocera nel giorno della sua festa? Era come consegnarsi al nemico. Poi, però, successe qualcosa. Era al telefono con lei per i preparativi e Gigliola era partita con la solita litania. «Mi raccomando, Marzia, almeno per il mio compleanno voglio che sia tutto perfetto. Metti la tovaglia di Fiandra e i bicchieri di cristallo. E per favore che la casa sia presentabile. Non voglio fare brutta figura con mio fratello». Mentre parlava, lo sguardo di Marzia cadde su un disegno di Emma appeso al frigo. C'erano lei, Emma e papà, stilizzati e sorridenti, sotto un sole gigante. La casa era una specie di fungo colorato, con le finestre storte. Sotto, con una grafia incerta, c'era scritto «La mia casa felice». In quel momento, un'idea la fulminò. Un'idea audace, rischiosa, ma perfetta. Voleva la perfezione? Gliel'avrebbe data, ma non quella che intendeva Gigliola. Avrebbe ribaltato il suo concetto di casa perfetta davanti a tutti, trasformando il suo compleanno nel palco della sua rivoluzione silenziosa. Nei giorni successivi si mise all'opera con una grinta che non pensava di avere. Ignorò le ragnatele e la polvere sotto il letto. Non lucidò un bel niente. Invece passò ore al computer, ma non per lavoro. Raccolse centinaia di foto e video fatti col telefono negli ultimi anni. C'era il primo giorno di scuola di Emma, con lo zaino più grande di lei, nel loro salotto disordinato. C'era un video di Luca che ballava in cucina con la figlia sulle spalle, mentre Marzia rideva da matti. C'era la foto del divano macchiato di cioccolato dopo una battaglia di cuscini. C'era il forte di coperte che avevano costruito in salotto e lasciato lì per giorni. Scelse le immagini che urlavano «vita vera». Momenti di gioia, amore, stanchezza, imperfezione. Momenti vissuti tra quelle mura che Gigliola giudicava tanto. Montò un breve video, una sequenza di ricordi con una musica dolce in sottofondo. Senza parole. Non servivano. Poi chiese a Emma di fare un disegno speciale per la nonna. «Disegna la cosa che ti piace di più della nostra casa», le disse. Lei si mise subito al lavoro. Non disegnò mobili lucidi o pavimenti splendenti. Disegnò il grande tappeto del salotto e sopra di loro tutti sdraiati a leggere un libro.
Infine preparò un discorso. Poche frasi, scritte e riscritte 1000 volte. Non voleva essere aggressiva. Voleva essere ferma, chiara, sincera. Voleva che le sue parole aprissero una porta nella mente di Gigliola, una che teneva chiusa da troppo tempo. Mentre preparava tutto, per la prima volta, si sentiva potente. Non subiva più. Stava agendo. Stava trasformando anni di frustrazione in un'affermazione di se stessa. La sua casa non sarebbe stata pulita secondo gli standard della suocera, ma sarebbe stata piena di qualcosa di molto più importante, il significato di amore familiare. Arrivò il giorno del suo compleanno. In casa c'era un'elettricità strana. Luca, che non sapeva nulla del piano, era tesissimo, terrorizzato che sua madre trovasse qualcosa da ridire. Marzia, invece, era stranamente calma. Aveva preparato un pranzo semplice, le lasagne che a Gigliola piacevano tanto. Niente tovaglia di Fiandra, ma delle semplici tovagliette colorate. Niente bicchieri di cristallo. E sì, c'erano ancora i giochi di Emma in un angolo. Quando Gigliola arrivò con il suocero e suo fratello, il suo sguardo fece la solita ispezione. Marzia le vide la mascella contrarsi quando notò le tovagliette. Il sopracciglio alzarsi alla vista del cesto dei giochi. Stava per lanciare la prima frecciatina, ma in quel momento Emma le corse incontro con il suo disegno. «Nonna, auguri! Questo è per te!» Gigliola prese il disegno, un po' spiazzata. Lo guardò e per un attimo la sua maschera di rigidità si incrinò. «Grazie, tesoro, è molto colorato», mormorò. Il pranzo andò avanti tranquillo. Gigliola si trattenne dai commenti, forse per la presenza del fratello, ma si sentiva il suo giudizio sospeso nell'aria. Poi arrivò il momento della torta. Dopo le candeline e gli applausi, mentre tutti aspettavano la loro fetta, Marzia si alzò. Sentì tutti gli occhi su di sé, specialmente quelli confusi di Luca e quelli sospettosi di Gigliola. Prima della torta, iniziò, con la voce un po' tremante ma ferma, vorrei fare un brindisi a Gigliola. So quanto ci tieni a noi e quanto vuoi il meglio per questa famiglia. Fece una pausa. Mi hai sempre detto che è importante avere una casa perfetta. Per tanto tempo ho pensato di non essere all'altezza. Mi sono sempre sentita in difetto. Vide Gigliola irrigidirsi, pronta a rispondere, ma continuò con un tono dolce. Poi, grazie a te, ho capito. Ho capito che hai ragione. La mia casa è perfetta. Un mormorio si diffuse al tavolo. Luca la guardava come se fosse pazza. È perfettamente piena delle risate di mia figlia, continuò, la voce sempre più sicura. È perfettamente segnata dalle sue ditate di cioccolato sul divano. È perfettamente decorata con i suoi disegni sul frigo. È perfettamente vissuta, perché qui dentro noi viviamo. Lavoriamo, giochiamo, litighiamo, facciamo pace. Ogni cosa fuori posto non è negligenza, ma la traccia di un momento felice. Questa non è solo una casa, Gigliola, è la nostra casa. Ed è perfetta non perché non ha polvere, ma perché è piena d'amore. Mentre diceva queste parole, fece partire il video sulla TV. Le immagini iniziarono a scorrere. Emma che muoveva i primi passi. Marzia e Luca che montavano un mobile ridendo. Feste di compleanno con coriandoli ovunque. Il loro disordine era lì, in bella mostra, ma non era più caos. Era la scenografia della loro felicità. Nella stanza calò il silenzio, rotto solo dalla musica. Marzia guardò Gigliola. Era immobile, gli occhi fissi sullo schermo. Non si riusciva a capire cosa pensasse, ma Marzia vide che le sue labbra tremavano un po'. Quando il video finì, sull'immagine di loro tre abbracciati, nessuno parlò. Gigliola abbassò lo sguardo sul disegno di Emma. Lo guardò a lungo, poi alzò gli occhi verso Marzia. Erano lucidi. Non disse una parola. Non si scusò. Si limitò ad annuire, un cenno quasi impercettibile. Ma in quel piccolo gesto Marzia vide una crepa nel suo muro. Vide, forse per la prima volta, un lampo di comprensione. Quel giorno non ci furono grandi abbracci o discorsi. Finirono la torta in un'atmosfera diversa, più tranquilla. Quando Gigliola andò via, diede a Marzia il solito bacio sulla guancia, ma la sua mano rimase sul braccio della nuora un secondo in più. Le lasagne erano molto buone, Marzia, disse a bassa voce.
Una frase semplice, che per loro significava un mondo. Era la prima volta che le faceva un complimento senza aggiungere un ma. Qualcosa cambiò. Non fu una magia. Gigliola non si trasformò, ma le sue ispezioni finirono. I suoi commenti taglienti diventarono sempre più rari. Iniziò a chiedere del lavoro di Marzia, a interessarsi. Un pomeriggio, trovando Emma che dipingeva sul tavolo della cucina, si sedette accanto a lei. Invece di lamentarsi delle macchie di colore, dei pastelli in giro sul tavolo e caduti per terra, le chiese: «Cosa stai disegnando di bello per la nonna?» Quel giorno Marzia vinse una battaglia importante. Non contro sua suocera, ma per se stessa. Imparò a difendere il valore della sua vita, del suo lavoro e della sua famiglia. Imparò che nessuno può definire i nostri spazi o misurare il nostro valore con il proprio metro. La perfezione non è nelle case da copertina. È dove c'è amore, dove si costruiscono ricordi, anche a costo di un po' di sano disordine. La sua casa non sarà mai immacolata come quella di Gigliola, ma è un posto felice. E questa è l'unica perfezione che conta davvero. So che la storia di Marzia è la storia di tante donne, mamme e professioniste che ogni giorno fanno i salti mortali. Se anche tu hai vissuto una situazione simile, se ti sei sentita giudicata o se anche tu credi che l'amore sia più importante della perfezione, mi piacerebbe tantissimo leggere la tua esperienza. Se questo racconto ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altre storie di vita, di sfide e di piccole grandi vittorie. Sono Rossana e ti aspetto al prossimo racconto.